Stai esagerando, con la qualità video. Fammi mettere un pesetto qua che sennò mi crolla tutto il castello di carte. Il castello di Moosewatch. Tecnicamente li hai visti questi Moosewatch? Sì, sì, no, li ho visti bene perché il mio amico lo stava davvero comprando a 600 €. Gli ho tirato una stangata dietro al collo terribile. Me lo stavi dicendo, me lo stavi dicendo. Allora, 600 € perché non valgono 600 €? Sono pezzi di plastica, no? Mh-mh. Swatch la chiama bioceramica, è un'analisi tecnica che in realtà non abbiamo fatto, almeno qui su TOC. Bioceramica che in realtà non è altro che plastico, o almeno 2/3 ceramica, 1/3 plastica, secondo le specifiche di Swatch, contenente anche olio di ricino, insomma un materiale che loro naturalmente definiscono Sale e innovativo, pepe. questa bioceramica, e ci mancherebbe, eppure ci sono state delle conferme, no? Ne hanno parlato anche su YouTube, anche Stefano Cecchini ha confermato, a seguito di una nota da parte di Swatch, che alcuni di questi esemplari perdono, dice Swatch, temporaneamente, che non si sa che cosa significhi, Il il colore. colore. E si sono visti, no, gli orologi I che polsi. hanno lasciato insomma la macchia blu sul polso di alcuni possessori. Sicuramente Swatch risolverà questo problema. C'è anche da chiedersi come abbia fatto Swatch, che produce orologi di plastica praticamente da 40 anni, a fare un errore di questo tipo. Comunque, risolveranno, ma ritorniamo al punto di prima, no? E cioè è un orologio che costa 250 €, probabilmente ne vale 50 e non credo neanche valga la pena spendere di più. Ma lo diciamo tra poco. E poi c'è il vetro di plastica, no? Che non è certamente le salite dello Speedmaster. Ne ha Assolut parlato Pietro di Ghiera Orologi, no? Jack, me ne stavi parlando anche tu. Più che altro nel suo video, lui l'ha detto, cioè attenzione al vetro perché il vetro non è ovviamente una plasticaccia che si graffia soltanto a guardarla, però poi, durante le riprese del video, quindi quando faceva vedere altri dettagli delle lancette, degli Sì, sì, indici, sì. del luminova, sui riflessi si notava subito che il vetro era già graffiato. Sì, non soltanto si graffia facilmente, ma poi anche alla luce, no, alla vista dal vivo, non è le salite caldo tipico degli orologi degli anni 60 e 70, che peraltro in alcuni casi piace di più dello zaffiro. A me per esempio sul mio Omega Speedmaster mi piace di più avere il vetro esalite, che con il sole ha dei riflessi particolarmente caldi, no, particolarmente avvolgenti, e che naturalmente non è lo stesso vetro dello Swatch, che è semplice, è un pezzo di plastica, no? I soliti vetri di plastica a cui Swatch ci ha abituati. E poi c'è anche la storia del movimento, Jack. Non so se hai visto di che cosa si tratta, no? In realtà. In realtà volevo chiedertelo perché io da quello che ho visto principalmente ho notato che ri è praticamente una sorta di ETA, un ETA al quarzo, però molto, molto economico che viene già utilizzato su altri Swatch. ETA naturalmente, come sappiamo, fa parte del gruppo Swatch, impegnata anche nelle realizzazioni di calibri, per esempio anche negli anni 90 e anche oggi prepara dei calibri al quarzo per Cartier, per esempio. E infatti la disposizione dei contatori di questo Moosewatch è la stessa dei soliti cronografi al quarzo della Swatch, no? Sia per quanto riguarda lo spessore, che comunque riprende in parte lo spessore dello Speedmaster, sia per quanto riguarda appunto il funzionamento di questo cronografo, tant'è che appunto la disposizione dei subcontatori cronografici è esattamente la stessa, non è la disposizione classica dei cronografi meccanici o automatici, come appunto lo Speedmaster, che è manuale naturalmente, ma è la classica disposizione degli Swatch al quarzo. Infatti a colpo d'occhio sembra uno Speedmaster, poi se lo guardi bene è uno Speedmaster un po' problematico, no? Anche se è esattamente lo stesso orologio. La carrure, la cassa, è di 42 mm con ansia delica, la disposizione della corona e dei pulsanti cronografici è la stessa dello Speedmaster, ed è il motivo per cui a colpo d'occhio è praticamente lo stesso orologio. Tant'è che differisce dai soliti Swatch cronografici, che hanno dei diametri molto più piccoli rispetto ai 42 mm dello Speedmaster, ed è anche il motivo per cui alcuni collezionisti naturalmente storcono il naso, no? Anche se è un pezzo di plastica,
si tratta comunque di un omaggio così fedele da sembrare quasi una copia dello Speedmaster, soprattutto nella sua versione Moon, quindi Mission to the Moon, che anche nei colori è quella più fedele allo Speedmaster originale. Detto questo, rimane un pezzo di plastica, questo credo sia indubbio. Assolutamente. E dal punto di vista estetico anche la lunetta tachimetrica del Moonswatch di Swatch è molto fedele all'ultimo Speedmaster prodotto, quello con calibro 3861. Infatti ci sono delle particolarità di cui Omega ha tanto vantato l'introduzione, sono delle vere e proprie rievocazioni storiche. Per esempio il puntino sul numero 90, che viene definito dot over 90, perché appunto il puntino è sopra la cifra, così come era nei vecchi Speedmaster, e che nei precedenti Speedmaster fino al penultimo invece avevano delle grafiche diverse. Quindi c'è anche questa particolarità. Questo orologio è una riproduzione fedele dell'ultimo Speedmaster 3861, ma anche dei vecchi Speedmaster originali, anche in dotazione alla NASA, no? Tra tutti forse la referenza più famosa dopo le 105, la 145012, che è anche la mia preferita in realtà, con bracciale Flatlink che poi realizzato da Forstner monto anche sul mio Speedmaster 3861, un bracciale bellissimo. Su Instagram, non so se l'hai viste Jack, ma pubblico spesso delle foto e dei reel anche con questo bracciale montato. Ti immagini Omega il prossimo anno esce fuori uno Speedmaster in acciaio, però col movimento al quarzo di Swatch e te lo fa pagare 1.500 €? Penso che qualcuno si incazzi seriamente a quel punto. Però quanti ne venderà? Ma ne venderebbe tantissimi perché sarebbe quasi uno Speedmaster a 1.500 €. Però lì gli appassionati si arrabbierebbero. Io mi arrabbierei onestamente. Va bene tutto, va bene l'operazione simpatica, l'orologino di plastica, l'omage, va bene tutto. Però con un po' di pudore, insomma, con un po' di È dignità. vero. Ma non credo lo farà mai, No, onestamente. non avrebbe senso, così come non ave immagina se Rolex facesse un Submariner o un Daytona economico, come l'iPhone Ma SR. guarda, qualcuno ha iniziato a paragonare, giustamente secondo me, Tudor alla Swatch per Omega, naturalmente in maniera molto metaforica, no? Sì, Però se hai visto le novità di Watches and Wonders 2022 di Tudor, ha omaggiato non soltanto da un punto di vista dell'heritage il freccione di Rolex, questo che sì. diciamo ci può anche stare, no? Anche se quella è storia di Rolex, non è la storia di Tudor, ma diciamo che ci sta, alla fine la proprietà è la stessa, ma ha anche omaggiato, copiandolo quasi spudoratamente, il root beer di Rolex, che in realtà è un orologio moderno attualmente in produzione. Praticamente hanno creato l'alternativa economica al root beer di Rolex facendolo pagare un terzo. E quindi siamo più o meno lì, cioè con Tudor puoi comprare un root beer economico pagandolo molto di meno. Con Swatch puoi comprare uno Speedmaster economico pagandolo ancora meno, ma almeno un pezzo di plastica, no? Tu sei consapevole che stai comprando un pezzo di plastica. È vero. Con il root beer di Tudor invece hai una vera alternativa di lusso a un terzo del prezzo. E forse lì qualche proprietario Rolex, magari meno appassionato, potrebbe effettivamente storcere il naso, no? E cioè tu in casa mi stai dando lo stesso orologio ma marchiato Tudor a 4.000 € piuttosto che a 14.000 o 13, non ricordo adesso esattamente il listino del Siamo lì, Rubio. su per giù, sì. Siamo lì. Comunque ci sta, no? E secondo me il paragone è azzeccato. Ripeto, non è un paragone che è esattamente sovrapponibile a Swatch, però da un punto di vista di mercato siamo lì, cioè l'alternativa economica proposta da un'azienda dello stesso gruppo. Usciremmo fuori tema se ti facessi la domanda: che ne pensi del Rolex con la corona dalla parte opposta? Aspetta che sto chiudendo. Ciao Jack. No, è brutto Jack, è brutto. Perché? Perché? No, è Cioè brutto. Tutti si lamentano del fatto che Rolex non fa mai innovazioni, poi ti fa un orologio al contrario e continuano a dire che Rolex non innova. In realtà
ha innovato, quello è un orologio al contrario. Tra l'altro gli orologi mancini con la data a ore 9 non ci sono mai stati, normalmente la data è sempre rimasta ad ore 3. Quindi se dobbiamo parlare di innovazione, Rolex ha anche innovato, a parte il colore verde e nero del Sassuolo che potevano evitare. Però secondo me è un'operazione che serve a incrementare l'esclusività di alcuni pezzi, perché poi siamo un po' tutti d'accordo a dire che durerà poco, probabilmente un paio d'anni, che sarà comunque difficilissimo da trovare sin dall'inizio, un po' come lo è anche il Pepsi. Il Pepsi ce ne sono, ma se vai a chiedere in concessionario probabilmente è peggio che chiedere un Daytona. Quindi qual è il senso di fare questo orologio? Secondo me il senso è quello di mettere, diciamo, un punto a Rolex per gli appassionati e renderla ancora più esclusiva di quello che stava diventando già oggi nel mercato, cioè fare un orologio che durerà pochissimo, come sono durati pochissimo anche gli Oyster Perpetual colorati, no? E questo orologio, secondo me, serve a dire: ho fatto un orologio che rimarrà nella storia, che sarà collezionato da pochi fortunati e che significa che Rolex non è più disponibile per tutti. E lo hanno iniziato a fare con un orologio così strano, appunto da essere, per quanto brutto, molto ambito dai collezionisti, perché questo è inutile nasconderlo. Io stesso da collezionista lo vorrei il GMT mancino da mettere in collezione e da dire un giorno Rolex nel 2022 ha fatto questo coso qui. No? Ha fatto sta cosa qui, non ce l'ha nessuno. Qualcuno mi dirà e ci credo che non ce l'ha nessuno, però in realtà non ce l'ha nessuno perché saranno consegnati pochissimi esemplari. Però siamo usciti fuori tema. Sì, assolutamente, era giusto una Poi c'è una particolarità, Jack, non so se l'hai vista, cioè al centro di questo vetro, così come lo Speedmaster originale ha l'omega, il simbolo insomma della marca, Swatch in questo homage che è abbastanza fedele allo Speedmaster originale, al centro del vetro ci ha messo una S di Swatch naturalmente, quindi riprende anche questa particolarità. C'è il cinturino poi che è di nylon, però innanzitutto ha una forma strana, quindi non è facile indossarlo senza problemi. E poi è puro nylon, è un pezzo di velcro che può essere utilizzato anche per allacciare le scarpe, insomma. Così come dovrebbe essere uno Swatch da 50 euro, da 100 euro, in questo caso da 250 euro, è una collaborazione importante. Diciamo che il prezzo è giustificato dal logo Omega, dal nome Speedmaster presente su questi orologi, però non vale sicuramente più di un solo euro del listino. assolutamente. Su questo proprio non ci piove. Infatti ti stavo parlando prima di questo mio amico che si era messo alla ricerca di trovare subito uno Speedmaster di Swatch, quindi economico, neofita, si parla di amici neofiti ovviamente, che comunque masticano un po' di orologeria ma senza troppe pretese. La loro, cioè principalmente la sua, era quella di voler avere uno Speedmaster da battaglia, quindi per poter portarsi a casa uno Speedmaster con 800 €, 600 €, perché su eBay, sugli store era quello il prezzo. Cioè lui era convinto che fosse quello il prezzo di listino. Poi ho detto: "Aspetta, fermati, ma tu lo sai che costa 250 €? Guarda sul sito ufficiale". Questi sono rivenditori che stanno cercando di speculare. Quindi poi gli ho un attimo spiegato la situazione e ho detto: ma se io lo voglio come devo fare?" Ho detto: "Aspetta, aspetta perché non è un'edizione limitata. Cioè, stai tranquillo perché lo ritrovi e non è un investimento". Un altro mio amico mi ha scritto: "Che dici, lo compro a 500? Magari tra qualche anno vale di più". Ho fatto: "Fermati, dove vai? Ma, non stai comprando un pezzo di storia, cioè nel senso magari sì, perché comunque è una collaborazione storica, sicuramente magari dal punto di vista collezionistico un giorno avranno un senso, sempre se resistono al tempo e non si sfracellano prima. Ci può stare, ma non puoi acquistarlo al giorno dopo del lancio a 4, 5 volte il prezzo di listino, cioè non esiste. Però io adesso ti fermo perché, diciamo, dopo questa breve analisi tecnica, parliamo invece di quello che è il mercato di questo orologio e delle nostre sensazioni personali, ma nella seconda parte di questo video che trovate già adesso sul canale di Jack Review qua su YouTube. Quindi io ti saluto Jack, ci vediamo tra pochissimo da te. Grazie a Va tutti, a benissimo. dopo. Ciao, ciao ragazzi.